Terzo dia, questa volta non più dentro l'officina, ma dentro il garage dell'hotel, perché finalmente la Tenerona è tornata con noi. Sara anche, sempre con noi, ma soprattutto guardate il cardano, nero quasi lucido, tornato come nuovo. Ora partiamo in fretta e furia perché abbiamo tanta strada da fare, in quanto la moto l'ho ritirata 2 ore fa, ma poi con calma vi spiego nel dettaglio tutti i lavori fatti e soprattutto quanto costa la manutenzione qua in Brasile, perché è molto differente rispetto all'Italia. Appena usciti da Cascavel, ora direzione sud di Montevideo. Ovviamente faremo in 3 tappe perché qua le distanze sono enormi, ma intanto controlliamo se la Tenerona sta a puntino. Vedete questa cosa? Poi vi spiego il motivo. Non è bellissimo, però qua in Brasile la utilizzano in tantissimi. Abbiamo iniziato la discesa verso sud, il meteo sta cambiando, sicuramente prenderemo pioggia, ma quello a cui dobbiamo fare attenzione, ragazzi, sono proprio questi: tantissimi camion, l'asfalto è quasi pessimo e in alcuni punti anche parecchio liscio, perché ci sono delle gobbe appunto provocate dal peso dei camion. Però bisogna ammettere che questo è un problema di tutto il Sud America, perlomeno degli stati che abbiamo attraversato, perché l'Argentina in alcuni punti è anche peggio, se ovviamente non è ripio. Quindi ora si capisce bene perché Google dice 300 km 4 ore 46. Ora è iniziata una pioggia veramente leggera, ma in fondo sembra leggermente più aperto, quindi magari incrociamo le dita. E se non fosse per la giornata uggiosa, per il vento, per la visibilità, la strada a livello panoramico sarebbe bellissima, con la presenza di fiumi enormi. E udite udite, questo è il Rio Iguaçu, il fiume che va a formare le cascate di Iguaçu. Noi quest'anno le salteremo, ma ritorneremo per la terza stagione. È iniziato a piovere un po' di più, sembrano i classici temporali estivi, anche se questo è il periodo dove inizia la stagione secca. Però arriviamo noi, vabbè, abbiamo anche le zip aperte, però è talmente caldo che neanche le voglio chiudere, perché secondo me qua tra 5 minuti non piove più. Comunque mettiamoci di qua, che con queste gomme è meglio non esagerare. Ora ci fermiamo, mettiamo i guanti in Gore-Tex perché non penso che finisca prestissimo. Approfittiamo di questo balcone. Ripartiti al volo, guanti cambiati, zip chiuse, come potete vedere ora non piove più, perché tanto quando andate in moto è sempre così. Però se guardate in fondo non promette molto bene, quindi diciamo che questa operazione tra virgolette era da fare. Ci sono continui dossi, quando ovviamente passano tanti camion sui dossi rallentano quasi a fermarsi, si creano degli ingorghi pazzeschi. Quindi dai, oggi si prospetta una bella giornata. Guardate in questo punto la condizione dell'asfalto, abbiamo 4 camion incolonnati davanti, velocità 35 km/h, pendenza lievissima, ovviamente doppia striscia continua, abbiamo da fare 259 km. Ne facciamo uno alla volta per non rischiare. Sara dietro si sta addormentando, poi in discesa prendono velocità che inizia a diventare anche pericoloso sorpassarli. Quando arriva la salita c'è la striscia continua e non si possono sorpassare. La cosa positiva è che ci sono tantissimi ristoranti lungo la strada, così quando a Sara viene fame possiamo mettere la freccia a destra e fermarci senza discussioni. Come si fa qua? O vanno troppo carichi perché non c'è tanta pendenza, non possono andare a 30 all'ora, su una salita ripida cosa farebbero? Questa è fatta, ragazzi, guardate che buca, altre buche. Forse ce l'abbiamo quasi fatta, forse. Ora si è aggiunta anche un po' di nebbia perché siamo saliti di quota, la temperatura si è abbassata tantissimo, quindi non so se ci dovremmo fermare per mettere qualcosa sotto la giacca. Guardando la vegetazione intorno si può intuire che qua piove spesso. La situazione sta peggiorando drasticamente, abbiamo fatto una piccola deviazione, ve la faccio vedere sulla cartina. Forse su questa strada troveremo meno camion, perlomeno la sensazione è che la strada è leggermente più piccola e intorno quasi ci
siamo teletrasportati in Svizzera. Farla con il sole penso che sia spettacolare, anche perché l'asfalto è messo meglio, tantissime mucche che si riparano sotto le piante. Peccato che il cielo sembra abbastanza compatto qua e penso che la pioggia ce la porteremo dietro per molto tempo. Il vero problema è che le zone che andremo ad attraversare sono zone che sono state colpite dalle alluvioni. Infatti Google stesso nel percorso ci dice che possiamo attraversare zone con inondazioni. La temperatura è scesa tantissimo, tant'è che i guanti intermedi non bastano quasi più, dovremmo mettere gli invernali per avere le mani calde. E comunque si dice piove sempre sul bagnato, perché da inizio maggio continua a piovere senza sosta nella regione del Rio Grande do Sul, la regione appunto colpita dalle inondazioni gravissime, soprattutto la sua capitale, Porto Alegre. In televisione praticamente si parla tutti i giorni delle inondazioni, perché purtroppo migliaia di persone hanno perso la loro casa e purtroppo ci sono stati diversi morti. Proprio stamattina al notiziario davano le perdite attuali che ammonterebbero a circa 176 persone. Il fatto che questa regione ha anche un'economia portante per l'intero paese del Brasile si stia rialzando grazie anche alla collaborazione tra cittadini. Sembra, ma poi qui ne va di mezzo la politica, non vogliamo parlarne, sembra che non ci sia stato un grande aiuto statale, però questo lo lasciamo insomma ai più esperti e ai cittadini che potrebbero parlarne liberamente. Noi ovviamente vi riportiamo quanto ci viene riportato. Nel frattempo attraversiamo questo paesino super tranquillo e guardate, i lampioni si sono accesi per quanto appunto sono le 3:23. La gente è uscita per andare a lavorare e si è ritrovata in tarda mattinata nel pieno dell'inondazione. Come si risale inizia di nuovo a comparire la nebbia. Controlliamo la temperatura, non dovrebbe essere freddo, però 20 gradi. Praticamente indossiamo solo il completo in Gore-Tex e sotto addirittura siamo entrambi a maniche corte. Torno a dire che secondo me questa strada è bellissima da fare con il sole, l'asfalto bellissimo, curve morbidissime, traffico quasi inesistente, tantissimo verde. Ora abbiamo anche saette nitidissime. Tra i lavori fatti sulla Tenerona ci sono anche le pastiglie dei freni posteriori e vi garantisco che la situazione per quanto riguarda la frenata è migliorata tantissimo. La pioggia non vuole cessare, anzi tende quasi ad aumentare. Allora dobbiamo andare di qua. È un paesino carinissimo questo. La situazione è sempre peggio, come si sale si vedono lampi, si sentono tuoni, sono anche gocce enormi. Abbiamo raggiunto un paesino, forse troviamo un distributore, ci fermiamo assolutamente per mettere più o meno perché appunto inizia a fare veramente fresco. Vediamo un posto preparato, sta aperto, abbiamo forse anche un ristorante. Intanto ci vestiamo. Non so se sentite il rumore dello scroscio d'acqua sulla tettoia. Questa è la situazione della donna Aqua Woman. Ci vestiamo e andiamo a chiedere se è possibile mangiare qualcosa. E ora di colpo è aumentata ancora di più. Sembra proprio un temporale estivo, eppure ripeto siamo quasi in inverno. Come sta cambiando in Italia, parlando con i locali, anche qua il medio è impazzito. Intermedio più o meno. Metteremo anche i guanti invernali, il maiale in azione. Mangiamo anche per non sentire il freddo dell'umidità. Sì, perché con la maglietta a maniche corte iniziava veramente a fare freddo. Comunque vediamo al muro una locandina che questo posto è un punto di raccolta proprio per Rio Grande do Sul, proprio a sostegno di quello che ci hanno detto i locali, Fernando e Angelita. La gente è ripartita anche grazie alla solidarietà reciproca. Io ho appena controllato, siamo a 890 metri sul livello del mare, per questo la temperatura è scesa. E se volete sapere cosa mangiamo, una sorta di sofficino gigante, però non fritto ma asato. La pancia è piena, dobbiamo fare 200 km, abbiamo visto dalle previsioni che purtroppo fino a questa notte, fino alle 24, le piogge sono abbondantissime, quindi con molta calma, vamos! Guardate, in questo momento quasi non piove più, poi fra 5 minuti magari viene giù il mondo intero.
qui bisogna tornarci assolutamente. La cosa positiva di queste gomme è che non sono il massimo sul bagnato, però se uno va tranquillo, anche se piove tanto, l'acquaplaning assolutamente non è presente. Anche nei punti dove si concentra l'acqua sento che la Tenerona va dritta come su un binario. Sentite qua il rumore delle gocce sulla visiera del casco, sono enormi. Comunque questi guanti sotto la pioggia con il freddo sono eccezionali. E ancora devo farvi il video pippone sui guanti, promesso che a brevissimo arriverà. Adesso scatta la domanda e mi sembra anche giusto e lecito farla: chi è che vorrebbe stare a posto mio barra posto nostro? Scrivetelo nei commenti. La temperatura sta scendendo ancora di più, saremo arrivati intorno ai 16-17 gradi, però ovviamente la percezione è che sia più bassa. Non abbiamo i completi in Gore-Tex Pro, sono in Gore-Tex Duelli, quindi considerate che questi completi con questa pioggia forte, bene o male, qualcosina, un minimo di umidità la si inizia a sentire. Qua non si vede quasi più nada. L'unica cosa che devo fare attenzione è concentrarmi un po' sul manto stradale, perché ogni tanto ci sono delle buche pazzesche. La cosa positiva è che c'è un po' di vento laterale, così mi toglie le gocce dalla visiera. Non si vede nada. Devo aprire un po' la visiera perché il pillock non resiste più, mi si appannano un po' anche gli occhiali, quindi scusate per l'audio. Tempesta perché anche il vento è aumentato. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Cioè, forse qualcuno si ricorderà di Capo Nord, ma qua sono ormai 4 ore che prendiamo pioggia in questa maniera. L'idea è di fare 140 km per arrivare su un paesino, perché c'è una grotta da vedere, ma se continua così dalle previsioni forse se troviamo una struttura ci fermiamo. Non è tanto per la pioggia ma per la visibilità veramente bassa. Anche Sara ha dovuto riporre la sua camera perché con il microfono poi è un casino, già abbiamo rovinato 2 microfoni con la pioggia. Tutti i ricambi che avevamo da casa finiti, poi di mezzo c'è anche il faro della Tenerona che purtroppo non fa molta luce, quindi andiamo a tastoni. Stiamo scendendo a valle, vedo un paesone enorme, vamos a vedere se troviamo una struttura basica semplice per la notte. Entriamo nel paesino di Romelandia. Attenzione, al volo ho prenotato una struttura qua vicino, facciamo riposare un po' la Tenerona e facciamo riposare un po' Sara. Numero 1. Che giornata ragazzi, però vi faccio vedere anche l'ambientazione in questo momento. Tenerona parcheggiata sotto la tettoia di un distributore. Qua ragazzi si beve, si gioca a carte, si sta tranquilli. Di colpo ora non piove più. Vamos. Vi ho detto che aveva smesso, invece ora passiamo di qua. Abbiamo trovato la struttura a 37 km da qua, solo che i signori del distributore ci hanno detto di fare assolutamente attenzione perché praticamente si scende, ci sono tantissime buche di notte con la pioggia, è molto pericoloso. Noi come sempre faremo molta attenzione, quindi voi dal divano di casa ci fate compagnia e ci date una mano e un supporto psicologico. Mamma mia ragazzi, e parlando con i signori ci hanno detto che abbiamo scelto la giornata peggiore dell'anno. Noi sempre molto fortunati, però bisogna dire che di pioggia in questa seconda stagione ne abbiamo presa veramente pochissima. Sara da dietro mi suggerisce che stiamo recuperando con una giornata. E per completare la fortuna guardate che nebbia, praticamente non si vede a 10 metri, quindi bisogna fare assolutamente attenzione alle buche. Forse ragazzi ci siamo, ci abbiamo messo 40 minuti, abbiamo preso 3 buche perché c'era buio pesto e la strada sembrava bombardata. Dovrebbe essere qua in fondo sulla sinistra, eccolo qua. Sono le 7:42 di sera, dovrebbe avere anche il parcheggio coperto. Arrivati anche questa sera. Cambiati più veloce della luce, anche docciati, maglia di alpaca perché Sara non ha il sangue. Ora cena veloce perché tra 10 minuti chiude la cena. Odore di frittura pazzesco, antipastino veloce. La cosa bella è che hanno finalmente l'olio d'oliva, non si regolano con la quantità. Esagerato. Cena terminata, tornati in camera, vi facciamo vedere una cosa. La borsa a serbatoio Enduristan ha fatto entrare un po' di umidità, mentre le borse laterali hanno resistito alla grande. Quindi ora, come dei narcotrafficanti, facciamo asciugare le banconote. La camera è un disastro, tutto bello umido, Sara compresa. Oggi è stata indubbiamente una giornata campale, però Sara ha tenuto duro. Con il solito maglioncino di lana perché siamo arrivati un po' infreddati
raffreddoliti per l'umidità, solo che domani mettono pioggia di nuovo. Siamo ormai nella martoriata Rio Grande do Sul, a noi tocca questo, ad altre persone è toccato di molto peggio, il pensiero va proprio a loro. E anche all'Italia sotto una pioggia continua, ci state dicendo. Non sappiamo cosa sta succedendo a questo mondo, perché sia in Italia, in Europa, ma anche qua in Sud America le condizioni meteorologiche sono pazzesche. Come già detto, considerate che da noi dovrebbe essere già iniziato il periodo secco, e infatti parlando con la gente del luogo anche loro non si spiegano tutta questa pioggia. La Tenerona ve la mostro domani perché è inguardabile, ma anche perché poi vi devo raccontare un po' i lavori fatti e soprattutto se ora il Cardano perde o meno. Detto questo, sistemiamo un po' di cose e andiamo a dormire, anche perché la notte scorsa ho dormito veramente poco. Questa mattina mi sono svegliato presto perché dovevo andare a ritirare la Tenerona. Oggi la giornata è stata lunghissima, siamo stati quasi 7, forse anche 8 ore sopra la moto, ma di queste 8 ore 6 sotto una pioggia pazzesca. E voi direte, ma se sapevate che c'erano queste piogge e queste inondazioni a Rio Grande do Sul, come mai state passando proprio di lì? Le inondazioni sono iniziate inizio maggio. Il fatto è che noi dobbiamo scendere per forza in Uruguay, nella sua capitale che è Montevideo, e l'unico passaggio una volta entrati in Brasile era proprio questo, anche perché parte dell'Argentina, quindi le Cataratas de Iguazú, che sono al confine con il Brasile, che sarebbe un'alternativa da percorrere per raggiungere poi Montevideo, sono comunque interessate da piogge come questa zona. Le inondazioni in questa zona sono iniziate circa inizio maggio, ora siamo quasi fine maggio e purtroppo quello che un po' tutti speravamo, cioè che la pioggia cessasse, non si sta verificando. Detto questo, da Francesco, Sara da Tappi è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi. Take it to the